Noi ci siamo conosciuti un ventennio fa, possiamo dirlo ormai, a Legnano, visto che era lo stesso paese, ci siamo conosciuti a Legnano, in locali che frequentavamo nello stesso ambiente, insomma. In locali in cui abbiamo anche lavorato insieme in giovane età come camerieri, servizi ai tavoli, baristi, cose varie, le prime esperienze, insomma. Sempre un'amicizia particolare. Che poi io nel 2004 sono scappato dall'Italia e facevo appunto, oltre a questo che era barista e cameriere, era un secondo lavoro. Io come lavoro facevo l'agente di commercio, quindi tutti i giorni ero con la macchina in giro nelle province di Milano, Varese, Novara, quindi partivo la mattina svegliandomi già con l'idea di mettermi in coda, di mettermi nel traffico, La pioggia, la pioggia e tutto la quello neve. che comunque ne consegue, senza entrare nel merito, nelle varie strade, cose varie, quindi tutto quello che erano anche i costi di manutenzione delle macchine da agente di commercio. E dopo 8 anni come agente di commercio ho ricevuto questa chiamata da mia sorella, che stava qua sull'isola lei perché lavorava già nel turismo per un altro tour operator, che appunto mi diceva che giù nella zona di Lindos aveva aperto un villaggio, un tour operator italiano, e cercava un ragazzo per la reception che parlasse italiano. Io non sapevo minimamente cosa fosse la reception perché arrivavo dal mio mondo, che era quello dell'agente di commercio, quindi la vendita dei prodotti nella saldatura delle lamiere, quindi aziende e cose varie. E praticamente ho chiuso la valigia e sono venuto qua, stufo del traffico, stufo di lavorare per dare soldi agli altri, stufo di arrivare sempre comunque a dover fare tutti i conteggi, tutte le cose che comunque già nel 2004 anche se ancora si stava un pochetto meglio di adesso, erano comunque cose abbastanza pesanti, e commercialisti e tasse, cose varie, fino a poi comunque sempre lo scoprire sempre il tragico mondo delle partite IVA, no? Che lavori, 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 paghi, paghi, paghi e non ti torna mai indietro a niente. E io invece appunto sono arrivata qui sull'isola per lui. Lui era qui e siamo venuti in vacanza con degli amici e poi io sono rimasta praticamente. Come si dice, galeotta sull'isola. Galeotta sull'isola. In Italia lavoravo come educatrice. Anch'io ero sempre in mezzo al traffico e tutto, perché appunto avevo più scuole da seguire, più facevo anche l'assistenza domiciliare a casa con i minori, eccetera.
e quindi ogni 2 ore avevo una scuola diversa, un bambino diverso, gli incontri con gli insegnanti, l'equipe con psicologi e varie figure, e quindi insomma anch'io ero in mezzo al traffico, poi in zona Milano ero sul Sempione, per fare 20 km la mattina, un'ora e mezza se ne andava tutta. E io già ero un po' stanca di questa situazione, già erano anni che pensavo di andare via, infatti avevo già fatto qualche mese tempo prima in Gran Canaria. Sono arrivata qui, è iniziata la nostra storia e quindi sono rimasta, e la storia anche poi di Villa Felina, ecco. Nonostante molti definiscano la Grecia o comunque le isole un po' una sorta di terzo mondo, secondo me su certe cose sono molto più avanti invece di tante altre realtà, perché comunque nel giro di una mattinata potenzialmente hai tutte le carte pronte per iniziare a lavorare, tutto quello che ti serve per cominciare a lavorare. Poi certo, devi affrontarti sempre con la classica, devi andare in quell'ufficio, no, prendi, vai a fare la fotocopia, no, portalo di qua, no, l'ufficio non è questo, vai dall'altro, però riesci comunque anche a fare tutto nell'arco di al massimo una giornata, sei pronto, abile, arruolato, come si dice, per poter iniziare a lavorare. Poi pian piano negli anni io ho visto cambiare anche qua le cose, nel senso che all'inizio tante cose non servivano per lavorare qua, perché comunque si era a livello italiano, Grecia, siamo Europa, quindi mentre invece adesso devi avere tutti degli altri permessi, il conto in banca per forza di cose lo devi aprire qua, devi avere le carte, devi avere, cioè, insomma. A livello economico bisogna cercare un po' d'estate di risparmiare, perché appunto quello che viene guadagnato in estate poi ti serve anche da tenere durante l'inverno, anche perché la disoccupazione qui te la danno il primo anno, non te la danno il secondo anno, e il terzo anno ti arrivano 6 mesi di disoccupazione dopo che hai lavorato d'estate, e poi dal terzo anno in poi sono 3 mesi di disoccupazione, però sono 400 euro. Quindi fai conto che noi in due prendiamo 800 euro, 400 tra affitto e bollette più o meno se ne vanno, e col resto insomma ci devi stare. Qua da fine marzo ci sono già certi hotel che aprono, soprattutto quelli che lavorano con il nord Europa, che quindi per loro 25 gradi è già estate. Dipende dagli hotel, dal posto di lavoro che hai, tendenzialmente la stagionalità, se sei fortunato riesci a fare 7 mesi al massimo. Lui ha cambiato dalla reception al rent-a-car per questo anche. Perché comunque io lavoravo in un hotel che lavorava solo con italiani, prettamente 4 mesi e mezzo, 5 al massimo di stagione, e fai un po' fatica poi a coprire i 3 mesi anche soli quello di che è disoccupazione. l'inverno. Però ecco, noi qua abbiamo una stagionalità che è abbastanza lunga. Non è stato difficile l'inserimento, è stato difficile un po' di più il cambio di mentalità. Perché per quanto qua ti ritrovi in una realtà di gente comunque ospitale, che almeno per quanto mi riguarda ho trovato sempre persone che mi hanno aiutato, che mi hanno dato una mano nel fare tutte le cose, anche a livello proprio di documenti per iniziare a lavorare, tutto quanto. È stato difficile, come dicevo, il cambio di mentalità, perché arrivare da quello che era la mentalità da milanese ritrovarmi qua nella mentalità della siesta, possiamo dirlo, anche se non è Spagna, ma è così. Il primo anno non è stato facile rapportarmi con i locali, soprattutto dalla reception, dover gestire le manutenzioni delle stanze, con chi ti rimandava le cose al giorno dopo e io no, lo devi fare adesso perché il cliente ha bisogno, con queste cose qua. Invece poi ho imparato anch'io piano piano A rilassarsi. ok, si fa e non si fa.
Poi qua normalmente Rodi è l'isola del sole, quindi hai 300 giorni di sole e un paio di mesi in cui piove o comunque non è bello. Ultimamente è cambiato un po' anche quello, cioè l'inverno non dico che fa freddo, però si sente molto l'umidità perché piove parecchio. Però è giusto anche perché deve sopperire il fatto che qua normalmente tra fine aprile e maggio fino a poi a ottobre non piove mai. È sempre bello il clima, quindi per tutta la stagione c'è la certezza di avere il clima ideale per le vacanze. I mesi in cui piove di più sono gennaio e febbraio. Però la temperatura, bene o male, è difficile che scenda sotto i 10 gradi. Sono sempre Poi ci sono anche gli d'inverno. inverni dove tipo abbiamo fatto le vigilie di Natale con 28 gradi in spiaggia, No, fino a maniche corte e dicembre. infradito, insomma. Quindi climaticamente non ci si può lamentare, per quello è il clima ideale, cioè ideale poi per me. Poi se per chi mal sopporta il caldo, durante l'estate si soffre un po', a luglio e agosto soprattutto. L'hotel dove lavoravo ho avuto la prima esperienza di incontro di questo micetto piccolo che comunque ho preso e ho cresciuto, e anche se poi non ho potuto portare con me perché ai tempi facevo ancora un po' avanti, e quindi questa amicetta poi l'ho lasciata a una coppia di amici che aveva un ristorante italiano giù a Lindos. Nel corso degli anni però vabbè, io ho sempre avuto questo amore per gli animali in genere, ma per i gatti in particolare perché è proprio un animale che mi piace, perché è autonomo, anche se è un tipo di amore diverso dal cane, però insomma ti dà tanto senza aver bisogno appunto di, come il cane, sempre del contatto della cosa, no? E diciamo che poi nel corso degli anni ho visto che la situazione sull'isola per quanto riguarda gli animali non c'era una politica molto di aiuto o di sostegno per gli animali. La prima legge per il maltrattamento è stata fatta l'anno scorso. Quindi siamo proprio. E quando poi diciamo che io ho avuto uno stop italiano in cui ho tentato di aprire un'attività in Italia, un'idea folle, perché con i soldi che avevo messo via nelle varie stagioni qua in Grecia ho deciso di aprire un'attività in Italia che ho richiuso subito dopo 3 anni, sono tornato qua. Ho perso praticamente tutto quello che avevo investito, ma perché comunque mi sono scontrato con una realtà, insomma, un po' così. Diciamo che il proprietario delle mura dove avevo investito per ristrutturare, lavorare, tutto quanto, si è dimostrato, insomma, si può dire delinquente. Wine bar, trattoria nei Castelli Romani. Alla fine ho detto ho chiuso tutto quello che sono riuscito a tirar su da vendita di attrezzature e cose varie e sono tornato qua. Sono tornato qua e ho ricominciato un po' con gli hotel e sono arrivato qua dove siamo adesso. E qua, insomma, diciamo che avevo portato due miei gatti da Roma. Dai castelli. E da lì, insomma, due gatti, qualcuno l'avevo trovato qua. Ho costruito la prima casetta mettendo insieme assi, pannelli, le assi sotto dei letti di scarto e cose varie. Ho costruito la prima casa un po' grande che ormai adesso non c'è più perché col legno a furia di pioggia, umide, cose varie, abbiamo dovuto No. rimpiazzare un po' con casette di plastica. Le varie cose ho chiamato Villa Felina e avevo proprio messo la targhetta col nome sulla casetta per i gatti, e da lì poi insomma è partita un po' questa idea dell'accogliere i gatti qua. Non mi sono mai dato un numero, Quelli che uno stop. arrivavano. Chi arrivava ha cominciato a diventare un po' un bed and breakfast. Me quello che piacerebbe, il mio sogno ideale anche da educatrice è appunto trovare un posto. Allora, la mia idea e il mio sogno anche in Italia era
aprire una di questi asilo nel bosco, non so se ne avete mai sentito parlare, sono questi asili all'aperto dove si insegna ai bambini, però all'aperto, all'aria aperta, tramite il contatto con la natura e anche gli animali. E, e il mio sogno sarebbe farlo qui e magari partendo appunto dai gatti, e insegnare anche, sensibilizzare anche i bambini qui, visto che sono le future generazioni e la mentalità che c'è qui sugli animali è un po' retro, diciamo, agli animali e anche alla diversità, appunto. Noi abbiamo il gatto con 3 zampe, quindi il gatto disabile, piuttosto che il gatto che appunto ha la FIV, quindi è malato e va curato, e tramite questo insegnare ai bambini anche, insomma, il rispetto anche verso chi Sì, è quindi diverso e malato. incrociare quello che è il nostro L'educazione, progetto di esatto. aiutare il più gatti possibile con anche magari Un progetto educativo proprio per un'attività, bambini. un progetto educativo per i bambini. Prima dobbiamo trovare un posto. Il Ecco, quello è primo passo è l'appello, questo. sì. Questo è il nostro progetto, diciamo che noi vorremmo realizzarlo qua sull'isola perché è il posto dove viviamo, dove ci piace, e anche perché trasferire tutti i gatti in un altro posto non sarebbe proprio semplice movimentare tutto quanto. Ma poi è anche un'area che ha bisogno, sia Diciamo per i che non gatti mettiamo che... però limiti alla provvidenza, come si dice, cioè nel caso siamo disposti anche spostare. tanto è un progetto che può essere realizzato ovunque ci sia un posto che ci dia spazio, ci dia modo di poter realizzare la cosa. La nostra ricerca di base appunto è un terreno dove poter, o già con un'abitazione o comunque dove poter costruire gli spazi che ci servono per portare avanti sia il discorso della colonia felina sia il progetto dell'asilo nel bosco. Quindi chiunque voglia aiutare o partecipare insomma in qualche modo alla costruzione, all'avvio del nostro progetto, noi accogliamo tutto quello che sono gli aiuti, le idee, tutto quello che ne può venire. Appunto abbiamo tramite la pagina Facebook o Instagram dove ci sono tutti i nostri contatti Sì, per interagire con noi, da Messenger a quello che potrebbe essere WhatsApp o le mail di riferimento. L'idea dell'associazione è appunto accogliere i gatti che arrivano, ecco, noi li accogliamo. Poi ultimamente sono anche arrivati, nel senso che ormai ci conoscono un po' come, ci riconoscono come associazione, e quindi abbiamo avuto, per esempio, ci hanno contattato per un gatto trovato a Stegna che non stava bene, e quant'altro, adesso è qui con noi. E un altro perché è stato trovato nel cassonetto della pattumiera e non stava bene, l'hanno portato, chi l'ha trovato l'ha portato dal veterinario a Rodi, gli hanno amputato una gamba e una zampa e la coda, e adesso è qui con noi perché loro non potevano tenerlo. E adesso abbiamo un po' l'idea di voler trovare, perché qui noi siamo in affitto e quindi abbiamo anche un po' questo limite dato anche dal numero che possiamo tenere di gatti, quindi vorremmo trovare un posto nostro con il terreno dove poter organizzare anche per loro, perché appunto Villa Felina è nata un po' per gioco, non è nata proprio come colonia, appunto è nata da questa casetta per gatti che poi non bastava più. E pian piano appunto anche i nostri amici ci hanno detto vabbè, ma fate lo stesso lavoro di un'associazione, perché tutti i gatti che arrivano noi li sterilizziamo, li castriamo, li curiamo. Tante volte quello che diceva della sanità Gabriele vale anche per i gatti, non hanno i mezzi qui per curarli, non ci sono medicinali e abbiamo fatto anche arrivare i medicinali dall'Italia, perché qui non ci sono, e quindi tramite anche persone che vengono in vacanza, che abbiamo fatto questa pagina Facebook Villa Felina appunto, dove
chi ci segue magari viene qui in vacanza e ci porta i medicinali piuttosto che non ci sono, insomma ci danno una mano in questo. Però ecco, ogni volta che magari c'è una richiesta nuova, avendo questo limite adesso un po' del numero che possiamo tenere qui, siamo un po' limitati, quindi vorremmo trovare un posto un po' nostro, ampio, dove poterli tenere, organizzare anche Villa Felina per come andrebbe organizzata una colonia, perché anche quando bisogna curare i gatti comunque bisogna di spazi separati, separarli magari perché alcune malattie sono infettive e noi qui non abbiamo cioè l'unico spazio che abbiamo è il bagno, che possiamo chiuderli in bagno, però insomma non è poi anche per noi diventa difficile. La Felina adesso è riconosciuta da quello che sono anche le altre associazioni locali, al sud, soprattutto ci sono due grosse associazioni qua, una a Rodi una città, è su a Rodi città e l'altra è giù nel sud dell'isola. Noi diciamo che ci occupiamo di quella che è l'area nostra di competenza centrale, qua, perché sennò non è coperta. Però appunto mentre le altre due sono grosse associazioni, quindi già riconosciute da tanto tempo, ricevono anche donazioni dai turisti che arrivano, da chi li conosce da più tempo. Noi ci stiamo facendo conoscere adesso. Beh, l'associazione più grande al sud è stata riconosciuta l'anno scorso ufficialmente dopo 10 anni. Quindi anche quello qua c'è un po' di difficoltà sull'essere riconosciuti dal sistema comune, governo e tutto quanto. Noi al momento siamo riconosciuti dalle altre associazioni, dai veterinari, dai negozi che ci procurano il cibo di animali. Noi al momento diciamo che abbiamo degli aiuti tra virgolette diretti, nel senso proprio a livello di raccolte fondi con i turisti, chi vuole lasciare l'aiutino, la monetina, la mancia, sia negli ufficetti che gestiamo come autonoleggio, sia a uno dei negozi più grossi di cibo per animali, dove abbiamo insieme alle altre associazioni le nostre scatolette per la raccolta dei fondi. Abbiamo organizzato delle adozioni a distanza per alcuni gatti e per le persone che magari appunto abbiamo pensato l'adozione a distanza è magari qualcuno che ama gli animali però magari è allergico, non lo può tenere perché magari è sempre in viaggio, perché magari è fuori casa per tot motivi, e quindi adesso con qualche gatto è stato adottato a distanza e quindi ci dà una mano in questo senso, nel senso che poi tramite appunto la pagina Facebook o Instagram dove siamo presenti come Villa Felina, appunto per chi vuole aiutarci abbiamo anche ufficialmente un numero di PayPal dove fare le donazioni per chi ci vuole aiutare e sostenere. O anche chi viene qua a portare del cibo, non lo so. Sicuramente tutto quello che riguarda il sistema immunitario a noi ci serve, perché soprattutto l'ultimo arrivato, Ulisse, è malato di FIV, l'HIV felina, no? L'AIDS felina, e quindi appunto ha un sistema immunitario molto debole, quindi noi continuiamo sempre con o pastiglie o pasta, crema, questi che aiutano appunto la creazione di anticorpi e di avere un sistema immunitario. L'unica cosa è che qua non si trovano questi farmaci, così come non si trova tipo un collirio particolare che noi usiamo per curare Noi gli abbiamo occhietti. salvato un micetto che qui davano quando l'abbiamo portato dal veterinario ci ha detto: questo qui gli togliamo gli occhi, glieli ricuciamo, e sarebbe stato cieco. E invece adesso ha ripreso la vista, però ci siamo fatti arrivare il farmaco dall'Italia e l'abbiamo curato e ha ripreso adesso a vedere, ma il veterinario stesso ci ha detto: se mi fate arrivare questo farmaco, secondo me è impossibile, ma se ci riuscite io divento ricco. Perché non ne hanno qua? E lui sarebbe andato anche lo stesso Ulisse, questo gatto che ha la FIV, quando l'hanno portato dal veterinario, il veterinario voleva addormentarlo perché
non avrebbe avuto i mezzi per poterlo curare. Invece adesso è qui, sta bene, insomma, è con gli altri. Tutto quello che concerne il vivere sull'isola, sulla sicurezza siamo molto tranquilli, nel senso che girando sull'isola ti rendi conto proprio che non vedi neanche la polizia girare, perché succedono talmente raramente Se vai nei paesini vedi anche proprio i bambini ancora che vanno in giro da soli a giocare per i paesini, anche di 6-7 anni. A noi ci capita in inverno che magari siamo in taverna a mangiare e ci sono i bambini per strada. Sì, come capita magari di dire vado al supermercato e lasci tutto aperto, porte e cose varie, tanto Sì, sei sicuro che non succeda niente. Io anche venendo da Milano, la sera giro tranquillamente, cioè non ho paura di stare a casa da sola, se anche la sera quando noi torniamo dopo, a volte tardi, dopo le 10, e lui magari torniamo in tempi diversi, io se devo stare a casa assolutamente non ho tipo di problemi anche. Il discorso della sanità va un po', diciamo che va un po' approfondito, nel senso che secondo me, allora la sanità greca è comunque buona, nel senso che secondo me ci sono degli ottimi dottori che però non hanno proprio tutti i mezzi per lavorare come dovrebbero, nel senso che c'è una grande differenza tra quello che è la sanità pubblica e la sanità privata, purtroppo come ormai dappertutto, insomma. Quello che è la sanità pubblica, secondo me, nell'ultimo decennio, vuoi un po' per l'austerità dell'Europa, discorsi di troika e tutte queste cose qua, ha subito dei tagli, una sorta di abbandono, e quindi sono ammirevoli i dottori, gli infermieri e tutto il personale che comunque lavorano sempre al massimo delle loro possibilità, e per quello che è l'isola siamo abbastanza tranquilli e tutelati dal punto di vista della sanità. C'è l'ospedale pubblico col pronto soccorso che magari il classico occidentale lo vede un po' come abbandonato, però ci si cura tranquillamente. Ci sono questi posti, diciamo, tra il pubblico e il privato dove andare anche a farsi le analisi, e c'è anche qua nei paesini tanti piccoli laboratori che comunque con prezzi ragionevoli sono anche convenzionati. Sono anche convenzionati. E poi vabbè c'è Euromedica, che è proprio la struttura privata, e lì devi avere comunque i soldi per arrivare. Euromedica costa. E io ti faccio un esempio: l'anno scorso, quando sono rientrato in Italia, qui sono partito facendo il molecolare, che mi è costato 60 euro nel laboratorio privato. Sì, qui nel centro, nel villaggio. Nuovo, tra l'altro, aperto. In Italia per rientrare mi è costato 107 euro, quindi per la stessa tipologia di esame, insomma, di test. Adesso invece i rapid test che dobbiamo fare per lavoro settimanalmente per tenerci monitorati costano 10 euro a test, mentre invece i self-test, quelli che facevamo prima, erano passati dal governo, quindi non spendevamo niente, andavi col nostro numero identificativo, come la tessera sanitaria in Italia, qua c'è questo numero che si chiama AMCA, in farmacia, e ci davano i self-test per tutto il mese gratuitamente, insomma. Sì, appunto, poi ci sono anche dei centri privati che sono invece convenzionati, sono metà e metà. Io per esempio che sono miope, ho avuto bisogno di un controllo anche oculistico, sono andata a Rodi, un centro privato convenzionato, e mi sono trovata benissimo, il dottore parlava benissimo inglese e mi ha fatto la visita, era nuovo, aveva tutti le macchinari nuovi, e mi ha fatto la visita e dopo mi ha dato anche un voucher di 100 euro che dovevo andare appunto in questo posto, l'AMCA, che è l'INPS di qua, e se andavo a fare gli occhiali avevo lo sconto, cioè mi toglievano i 100 euro.
Noi certo abbiamo fatto il cambio targa della macchina perché c'è una tempistica di 6 mesi che ti obbliga a portare la macchina al di fuori del territorio nazionale per poi riportarla dentro. È proprio una legge, se sfori da queste tempistiche hai una multa, ti sequestrano la macchina, quindi hai tutti gli interessi nel cambio targa. Il cambio targa non è proprio economico, ma vai diciamo a recuperare poi su altri costi. Noi l'abbiamo fatto tranquillamente perché rapportando, facendo un paragone con la manutenzione della macchina, l'assicurazione, il bollo, quello che c'è da pagare, andiamo proprio a recuperare nel corso degli anni. Un esempio su tutti è l'assicurazione, la stessa macchina che io in Italia pagavo 800 e passa euro per avere la copertura totale dell'assicurazione, qui pago 192 euro. Ovviamente qui non è contemplato il furto perché siamo su un'isola e quindi nessuno ruba macchine, però su quello che è l'RCA, gli incidenti, danni verso terzi, cristalli, tutto quello che è, 192 euro sei assicurato per tutto l'anno. E al massimo 50 euro è il bollo da pagare, la tassa di circolazione. Noi abbiamo pagato 1800 euro comprensivo di tutto, nel senso che ci hanno ridato le carte già con il bollo fatto, la revisione, l'assicurazione, tutto compreso, quindi il passaggio ufficiale dalla dogana e tutto quello che è. Con 1800 euro avevamo la macchina pronta per circolare. Un saluto a tutti gli amici di Story Hunters, grazie per il tempo che ci avete dedicato. E vi aspettiamo sull'isola per visitare Villa Felina dal vivo. Allora, un abbraccio, un saluto a tutti, ciao ciao.